Quali piedini devo saper utilizzare nel cucito creativo e nel cucito sartoriale? In questo video tutorial scopriremo insieme 6 piedini per cucire più facilmente, dal piedino arricciatore al piedino ruffler che scopriremo alla fine di questo video, passando per i piedini patchwork e per i piedini con le guide centrali. Sarà il tutorial perfetto se vuoi approfondire tante tecniche di cucito in pochi semplici, utili passaggi. Se hai voglia di condividere con me questo nuovo contenuto, sei nel video tutorial giusto! Benvenuti o bentornati nel mio canale, io sono Sara e in questo video tutorial affronteremo il fantastico mondo dei piedini. Ho infatti preparato per voi una selezione di esercizi pratici nei quali andremo a mettere in funzione 6 diversi piedini. All'interno di questo video infatti potremo approfondire tante tematiche diverse come per l'appunto quelle che andremo a vedere adesso nel programma. Partiremo infatti dal piedino arricciatore. Come si usa? Come arriccia? Vedremo poi il piedino patchwork trasparente e quello trasparente con guida. Scopriremo come cucire una particolare parte delle gonne con il piedino patchwork classico e impareremo anche che il piedino patchwork classico con guida, quindi quello non più trasparente, è davvero utilissimo quando vogliamo applicare degli sbiecchi, ma non ti anticipo di più. Inoltre andremo a vedere alla fine di questo video anche il funzionamento del piedino ruffler, il famoso piedino pieghettatore, e alla fine trarremo le nostre conclusioni. Pertanto resta sintonizzato fino alla fine di questo video tutorial perché dall'arricciatore al ruffler passeremo attraverso anche i fantastici piedini del mondo patchwork. Il piedino arricciatore. A cosa mi serve il piedino arricciatore? Trovi il tutorial completo che realizza la gonna con balze linkato qui sotto in descrizione. Fondamentalmente ci basta avere un pezzo di tessuto, che sarà quello che vorremmo arricciare, e che io in questo caso ho anche già perfezionato, ripulito con la tagliacuci per avere un tessuto il cui margine non sfili più. Andiamo ad utilizzare il punto dritto e allunghiamo il punto. Io lo porto anche a 3,5. Perché? Perché se allunghi il punto il piedino arricciatore potrà arricciare di più. Significa che le griffe che stanno sotto il piedino arricciatore vanno ad arricciare più o meno la stoffa in base a quanto tu hai impostato di lunghezza punto. Se imposti una lunghezza punto maggiore, 3,5, 4, 4,5, allora il piedino arriccerà di più. Se imposti invece la lunghezza punto standard, 2,5, il piedino arricciatore arriccerà niente o pochissimo. La bellezza di questo piedino arricciatore è che ti permette di arricciare in maniera omogenea e anche molto veloce con la macchina per cucire infiniti metri di tessuto. L'aspetto, tra virgolette, più scomodo invece può essere quello che non sai di preciso quanto quantitativo di stoffa ti possa servire per la tua arricciatura. Perché? Perché lo stai arricciando con la macchina per cucire e se vuoi una misura super precisa devi fare tutta l'arricciatura con la macchina, non con la macchina per cucire ma a mano. Il piedino patchwork trasparente. Piedino patchwork trasparente decisamente interessante, l'ho utilizzato in questo video che trovi linkato in descrizione e in questo caso lo uso per cucire delle curve quando voglio doppiare un tessuto magari per foderarlo. Allora, quando devi foderare un tessuto, in questo caso io sto foderando una spalla, prendo la mia cucitura centrale delle spalle, l'ho perfettamente cucita, ma devo andare a attaccare la fodera in una zona curva, quindi in una zona complessa. Il piedino patchwork in questo caso mi viene in aiuto perché è un piedino estremamente preciso. Mi dà delle cuciture a solo punto dritto, precise, solide, stabili. Quindi piedino ideale che mi permette di non dover più imbastire, ma sostituire semplicemente la mia imbastitura con degli spilli. E infatti è quello che sto facendo sulla spalla di questo abito. Tra l'altro, se vuoi andare a rivedere proprio tutta la confezione dell'abito, trovi il video linkato qui sotto in info box. Ti basterà
cliccare sul titolo del video che stai vedendo in questo momento e ti comparirà la descrizione completa. Andiamo infatti adesso alla macchina per cucire. Hai tanta stoffa, ha fatto un po' le grinze, ma il piedino patchwork trasparente mi permette di vedere alla perfezione ovunque io voglia cucire. E questo è il grande plus, perché mi basterà tenere un po' tesa la stoffa, tenere gli spilli che vado a rimuovere un pochino alla volta, fermarmi con l'ago della macchina per cucire proprio pochi millimetri prima di dove è posto il mio spillo e il piedino patchwork trasparente, grazie al fatto che è trasparente, mi permette di vederci sopra, sotto. E dato che posso cucire il solo punto dritto, è un piedino perfetto per cucire anche delle zone curve o comunque delle zone molto ostiche. Perché? Perché mi permette di cucire solo lo spazio della cucitura diritta, quindi è un piedino super preciso. Piedino patchwork con guida centrale. Guardiamo invece come applicare lo sbieco. Abbiamo il video tutorial linkato in descrizione, questo è un progetto di cucito creativo, quindi faccio contento sia chi cerca il cucito sartoriale sia chi cerca il cucito creativo e prendo un nastro sbieco. Vado a prendere questo nastro sbieco che spillo per capire qual è il rovescio del nastro sbieco e per fermarmi in prossimità con gli spilli dell'inizio e della fine del mio tessuto. Poi con il piedino appunto diritto, per cui semplice punto dritto, ho assolutamente bisogno del piedino patchwork trasparente, ma questa volta con la guida centrale. Cioè questa guida mi fa da sorta di aiuto, di spartiacque, per aprire anche bene uno sbieco, un tessuto, una fettuccia, una passamaneria. Perché? Perché questa lamella che è posta al centro mi garantisce un invito all'apertura del mio sbieco. E poi il fatto che qui posso cucire solo e esclusivamente il punto dritto è veramente perfetto perché posso ottenere una cucitura precisa, stabile, solida, anche nelle curve, perché il piedino, avendo il solo punto dritto, non ha spazio per generare margini di errore e mi permette di cucire solo ed esclusivamente il punto dritto, che è una caratteristica essenziale quando voglio magari, come in questo caso, cucire lo sbieco. Perché? Perché talvolta abbiamo dei nastri sbiechi, magari di misure molto grandi, penso a quando voglio bordare dei grembiuli, delle tovaglie o magari utilizzare il nastro sbieco per passarci dentro un nastro e ho bisogno di avere questo piedino trasparente per vederci davvero bene in ogni millimetro della mia cucitura. E questo è possibile se scelgo un piedino appunto trasparente. Allora tu dirai sì, ma il piedino trasparente non è stabile come il piedino in metallo. Quello lo vedremo tra poco, resta sintonizzato fino alla fine del video. In men che non si dica, e in questo tutorial c'è un doppio tutorial perché ti insegno anche a montare lo sbieco. Fammi sapere se ti piace questa idea, metti un bel pollice alzato su questo video e soprattutto scrivimi nei commenti che cosa ne pensi di questa selezione velocizzata di tutorial. Il piedino patchwork con guida centrale esiste nella versione trasparente, esiste anche nella versione coprente, cioè piena in metallo, lo vedremo tra poco. Piedino patchwork classico. Ecco qui la versione in metallo classica. Abbiamo approfondito questo piedino nel video linkato in descrizione per realizzare la gonna e questo piedino è ottimo quando per esempio hai una gonna con l'orlo già adesivato, con il sottopunto a mano già fatto dell'orlo e vuoi applicarci una banda, una decorazione, una cucitura a contrasto. Che cosa mi serve? Mi serve il piedino patchwork standard perché? Perché anche quando ho un tessuto con la fliselina, cioè con uno stabilizzatore stirabile applicato, il piedino patchwork fa veramente un egregio lavoro perché mi dà una cucitura precisa, pulita, solida, affidabile, mi permette quindi in questo caso di stirare il mio tessuto a contrasto e di tornare a cucire non soltanto due strati piatti, comodi di stoffa, ma anche come in questo caso due strati molto più piccoli, quindi cuciture di gran precisione, con semplicemente due spilli. Infatti questo piedino lo posso utilizzare anche come lavorazione a margine, cioè posso dire alla macchina per cucire cuci alla distanza che vuoi oppure
posso dire guarda cuci vicino vicino alla fine della stoffa, perché tanto poi ci devo cucire un angolo ed è bene, guarda l'angolo è perfetto se cucito con il piedino patchwork classico. Adesso vado a completare il frontale della mia gonna, perché? Perché vado ad applicare la stessa rifinitura di cucitura anche nell'altro verso della mia gonna e ovviamente anche qui torno ad usare il piedino patchwork, ma facci caso, gli strati di stoffa stanno aumentando, quindi se scegli il piedino patchwork, quello in metallo con il solo punto dritto, tutti i prodotti sono linkati qui sotto in info box, in descrizione, quindi trovi anche il codice del prodotto del singolo piedino, puoi ottimizzare così anche cuciture molto spesse, perché il piedino patchwork, quello in metallo, è perfetto per cucire tessuti leggeri, ma anche tessuti molto più pesanti o comunque tessuti leggeri quando gli strati si sormontano. In questo caso, come vedi, sto andando a cucire l'altro strato della parte frontale della mia gonna e posso avere estrema precisione in partenza e in arrivo, estrema stabilità della mia cucitura, ma soprattutto un quantitativo di strati di stoffa infinito che posso andare ad applicare nel mio progetto di gonna. Pertanto trovo questo piedino ideale davvero per la realizzazione di gonne perfette che mi permettono anche di andare a personalizzare il mio guardaroba fai da te. Il piedino patchwork classico con guida. Vediamo invece quest'altra alternativa. Il piedino patchwork classico, quindi quello coprente, trovi il video tutorial completo per realizzare questa gonna linkato qui sotto, è la soluzione ideale per andare a cucire anche tutti quei tessuti leggermente elasticizzati. Perché? Perché in questo caso posso aver già passato con la tagliacuci il margine della mia stoffa e voglio magari poter usare la sorfilatura in tagliacuci come guida per la mia cucitura. In questo caso ho bisogno del piedino patchwork con guida centrale perché la guida centrale mi batterà sopra proprio al preciso punto della sorfilatura in tagliacuci, ma al tempo stesso ho bisogno di avere il piedino patchwork in metallo e non in plastica perché gli strati di stoffa si stanno sormontando e in questo caso ho bisogno davvero di stabilità, di precisione ma di stabilità. Perché? Perché in questo tutorial sono andata a montare un elastico nella gonna di quest'abito e quindi ho unito corpino a gonna in un progetto dove qui, che ci passa l'elastico nella vita della gonna, ho bisogno davvero di grande stabilità e tenuta. In velocità monto un elastico sulla mia gonna attaccata al corpino e in men che non si dica, grazie al piedino patchwork a punto dritto con la guida centrale, posso andare dunque ad effettuare cuciture per adulti o anche per piccini. Cuciture sempre molto stabili anche quando magari ci devo far passare un elastico e quindi devo tirare tanto per avere un'ottima tenuta e un'ottima forza di resistenza del mio progetto. Piedino dunque che non è solo dedicato al patchwork, ma è un piedino molto ma molto sartoriale, più di quello veramente che pensi. Finiamo con il piedino ruffler, ma resta sintonizzato fino alla fine. Il piedino ruffler è un piedino che è davvero amore o odio. Non bisogna mai posizionare il tessuto nella parte proprio sotto perché sennò non fa la piega, bisogna, eccolo qui, metterlo in mezzo. Nel caso, se ti sei perso questo passaggio, metti in pausa, torna indietro di alcuni secondi. Perché? Perché devi mettere la stoffa proprio nello slot intermedio per far sì che la stoffa si pieghetti, non tanto si arricci, perché è una pieghettatura costante. Il fatto che ti possa sembrare un'arricciatura, in realtà, è contestualizzato dal numero di punti di cucitura che la macchina fa per poi piegare la stoffa. Cioè, se la macchina è settata a 1, ogni singolo punto, se il piedino è settato a 1, ogni punto di cucitura ti fa una piega e quindi ti sembrerà un'arricciatura. Se invece setti il piedino ogni 6 o ogni 12 punti, vuol dire che ogni 6 punti la macchina piegherà la stoffa e quindi ti sembrerà a tutti gli effetti un piedino pieghettatore e non tanto arricciatore. Infatti adesso andiamo a vedere come questo effetto diventi proprio una arricciatura, ok? Perché ogni punto, eccolo qui, il piedino va a arricciare, o meglio a fare una pieghettatura molto condensata, la mia stoffa.
Questo piedino è la soluzione ideale se vuoi arricciare qualcosa in tessuto pesante, cioè all'inizio del video abbiamo visto il piedino arricciatore e io te lo consiglio per arricciare tessuti leggeri. In questa parte finale andiamo a vedere la stessa tipologia di arricciatura ma su tessuti pesanti, no? In modo tale che tu possa utilizzare il piedino pieghettatore per andare a pieghettare barra arricciare la tua lavorazione. Se hai 6 pieghe nella leva di regolazione, hai un lavoro molto piatto, perfetto per esempio per tovaglie, per fondi di sedie. Se invece hai una piega ad 1, l'effetto che ottieni è una simil arricciatura. Veramente interessante. Hai questi piedini? Li hai già utilizzati? Li stai usando magari nella tua stanza del cucito? Fammelo sapere qui sotto nei commenti. Mi piacerebbe davvero sapere se hai questi piedini, se li usi, se hai difficoltà nell'usare questi piedini, perché grazie ai tuoi commenti ti potrò rispondere e potrò creare anche altri nuovi contenuti per te. Grazie per aver condiviso con me questo video, ci vediamo alla prossima creazione!